Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, io sono alle prese con le mie pratiche studio, teoria, pratica, pratica, teoria, pratica, teoria con lo yoga sciamanico. Vi sto preparando dei video potentissimi per ogni segno zodiacale rispetto alla vostra missione, alla vostra vera natura, come adempiere alla vostra vera natura, alla vostra missione animica, e come allinearsi sempre di più alla missione per generare la prosperità illimitata. Sto lavorando perché sono video importanti dove metto anche delle pratiche da fare per incanalare la missione e andare verso la trascendenza. Nella nostra scuola iniziatica, lo dico per le ragazze nuove, facciamo teoria, pratica, studio e applicazioni empiriche per realizzare la non dualità, cioè che è lo stato della consapevolezza del mago. Quindi ve le metterò nella playlist, tanto escono come video principali appena li pubblico, poi staranno nella playlist segni zodiacali, analisi approfondita delle dinamiche spirituali, ok? Sono video da riguardare più volte, soprattutto il vostro segno zodiacale e ascendente. Poi per i più esperti vi guardate anche la Luna e Venere, ma solo per i più esperti, va bene? Per avere un messaggio più completo, ma basta il Sole, cioè il segno zodiacale e l'ascendente. Detto questo, nel frattempo c'è un messaggio per te. Per i prossimi giorni facciamo questo video, abbiamo 3 varianti, ne potete sentire anche più di una. C'è un messaggio per te, perché sapevo che c'è un messaggio per te, quindi ho sospeso la realizzazione mancano alcuni segni zodiacali, perché dovevo fare questo video. E quindi c'è un messaggio per te, quindi siamo una grandissima famiglia, bellissima, e quindi lavoriamo come un organismo unico e ogni volta che c'è la necessità di qualcosa io mi metto al servizio. In questo caso c'è un messaggio per te. Prima variante fiocco verde, seconda variante fiocco blu, terza variante fiocco dorato. E partiamo dalla prima variante, il fiocco verde. Allora, c'è un messaggio per te, iniziamo con le carte della Maria Vittoria, della numerologia, vediamo un po', c'è un messaggio per te, vediamo cosa devi sapere adesso. C'è un messaggio per te, fiocco verde, maestri mostratemi per favore qual è il messaggio per te. Ne mettiamo una di queste, poi mettiamo l'oracolo, e vediamo qual è l'energia di questo messaggio. Allora, 5 cervelli, sei la media delle 5 persone che frequenti, forse ti stai facendo influenzare un po' dal vociferare intorno a te delle persone che hai, che comunque sono tuoi riflessi, no? Questa carta è un po', mi viene in mente come se ti dicesse pensa non con la tua testa, pensa con il cuore, perché la tua testa è manipolabile dalle opinioni altrui, il cuore no. Quindi pensa con l'intuizione. L'intuizione non è manipolabile, i pensieri sì, va bene? I pensieri della mente. È tempo di fare un sonnellino, appunto. Allora, ti sto dicendo un messaggio molto chiaro, chiarissimo. Fai una bella meditazione, tanto sul canale ci sono, se vuoi fare quelle mie sul canale, altrimenti è come se ti dicesse queste 2 carte insieme ti dicono ferma, 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 ferma. Shh, silenzio, 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 silenzio. Shh. Ok? Aiutami, maestro, in questo momento. Maestro, aiutami ad aiutarti, ad aiutarmi. Fammi vedere quello che ancora non vedo. Io ho fede in te. Qualsiasi cosa tu stia attraversando, ferma la mente, cioè
ferma il rimuginio, 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 perché quando pensi con la mente è un circolo vizioso. Quando apri la strada all'intuizione silenziando la mente è un circolo virtuoso. Ok? Questo è il messaggio cardine che ti deve arrivare, principale, potentissimo. Vediamo i tarocchi cosa mi dicono. Messaggio per te. Messaggio per te, per favore. Fiocco verde. Il mondo, nuova tappa, asso di denari, 2 di spade. Stai pensando a un'opportunità che deve arrivarti, si è chiuso un ciclo della tua vita, stai pensando a questa opportunità. C'è allora ti sta arrivando un'opportunità grossa, però tu non la vedi ancora arrivare, 2 di spade, però è già in arrivo verso di te, perché ha a che fare con una nuova tappa della tua vita e ti arriva questa opportunità. Si può trattare di qualsiasi opportunità, È una cosa importante l'asso di denari, qua abbiamo una bellissima corona, però tu non la vedi arrivare, non la stai vedendo arrivare, quindi magari ti puoi fare influenzare dai pensieri che ti girano intorno, che ti processano il cervello e dalle persone che hai intorno, ti dicono shh, è già in arrivo, però tu non la vedi arrivare. Vediamo ancora. 3 di bastoni, 4 di bastoni, abbi un pochino di pazienza, sta arrivando un'opportunità grossa che tu non ti vedi arrivare, e l'apertura di cammino per maggiore stabilità. 3 di bastoni, l'apertura di cammino verso maggiore stabilità o una stabilità, può essere un'opportunità di lavoro, qualcosa nel lavoro, anche uno spostamento nel lavoro, o un'attesa, una leggera attesa per questa opportunità, è già nel tuo campo energetico, non la vedi arrivare, 2 di spade, non sai cosa pensare, un pochino di attesa funzionale a un ricentramento tuo, perché ti porta a questa maggiore stabilità. 4 di bastoni, c'è stabilità in questa opportunità, mi spiego? Vedi, 10 di denari, stabilità, stabilità riguarda la casa, riguarda il lavoro, qualcosa che non ti vedi arrivare, che ti sta facendo forse arrovellare un po' la testa, o un'opportunità che ti dà maggiore stabilità, mi può parlare di qualsiasi cosa a te dia stabilità, va bene? Fammi mettere queste carte qui un attimo. Allora, dove stanno? Dove stanno? No, cercavo, aspettate un attimo, eccole queste. I tarocchi dell'indovino che si leggono un po' al contrario, un po' così, vediamo cosa ci esce. Allora, abbiamo visto il quadro, vediamo se mi saltano fuori le sole. Molestia, papessa, eccesso, eroismo, sicurezza. Ragazzi, avete avuto una situazione? Ah, qua mi sta dicendo che c'è sono nuove comunicazioni, questo cavaliere di picche, cavaliere di spade mi sta parlando che sta arrivando maggiore sicurezza nella tua vita. Questa è una regina di quadri, regina di denari, no? Anche la maggiore stabilità di cui ti avevo descritto. C'è una situazione, qua dice molestia, è un 10 di cuori al contrario, su cui è successo qualcosa a livello emozionale o nella famiglia, su cui hai meditato, c'è la papessa qui, no? Su cui hai meditato e hai lavorato per giungere a una visione più chiara, maggiormente consapevole di quello che può essere accaduto all'interno di un contesto familiare o emozionale. Probabilmente qua ti sei fatta influenzare da persone della famiglia che hanno molestato il tuo modus vivendi, modus operandi, qualcosa può essere accaduto, però qua questo è un asso
di picchi eccesso mi dice sta arrivando qualcosa che ha a che fare con maggiore sicurezza e maggiore stabilità. Quindi questo è il messaggio che ti doveva arrivare adesso. Silenziamo la mente. La papessa ci offre la straordinaria opportunità di centrarci nella verità vera delle cose e andare incontro alla nostra realizzazione. Quindi silenziamo la mente, andiamo incontro, facciamo un po' di meditazione o semplicemente un po' di calma, un po' di quiete. Quando vediamo i pensieri passare dobbiamo pensare che sono come le nuvole. La papessa ci insegna che tu sei la coscienza, sei il cielo, e il cielo non è che si arrabbia contro le nuvole, si mette a discutere contro le nuvole, quelle passano. Le passa, le vede guardare, le vede passare, ecco, questo volevo dire. Vediamo un consiglio per te con queste. Unisci gli estremi, un po' di meditazione, ragazzi, mi sta arrivando equilibrio perché c'è un po' di polarità, no? La verità sta nel mezzo, trova un accordo o un compromesso, sta per arrivare una centratura, la centratura è quella di cui ti parlavo qui. Tutte le persone, le circostanze con le quali hai a che fare sono proiezioni affinché tu possa andare incontro allo scioglimento delle tue paure, delle tue resistenze e attaccamenti. Quindi benedici, non maledici. Benedici, non inveire contro, maledire, quindi benedici la situazione, benedici il momento, benedici anche le persone che possono aver influenzato la tua forma mentis, diciamo, e benedici e di a tutte le situazioni che stanno accadendo, io ho fede in te, in questo modo si uniscono gli estremi. Maestro, io ho fede in te, maestro dell'evento, che è un ente, un'entità, uno spirito, io ho fede in te, maestro, d'accordo? Ok, detto questo, ragazze mie, ragazzi, io ti abbraccio forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il fiocchetto blu o anche il fiocchetto blu. Vediamo, c'è un messaggio per te, cosa devi sapere adesso? Vediamo cosa sta arrivando, cosa devi sapere. Partiamo con le carte della Maria Vittoria, queste, che sono queste qua, le carte della numerologia. Cosa devi sapere? Adesso c'è un messaggio per te. Mettiamo una, poi mettiamo una carta di queste. Maestri, mostratemi per te, per favore, maestri, mostratemi fiocco blu. Allora, c'è un messaggio per te, vediamo qual è. Idea, io sono l'inizio delle cose, chi ha detto che devo finirle? Allora, le idee sono, come diceva Platone, eidola, hanno la stessa radice etimologica di dei, le idee sono dei, le idee sono forze, le idee hanno qualcosa che ha a che fare con l'ispirazione, sta per arrivare un'ispirazione oppure puoi aver avuto un'idea, va bene, un'idea che ti sta risvegliando qualcosa da dentro, puoi avere un'idea nelle prossime ore, nei prossimi giorni che risveglierà qua c'è un bambino, risveglierà un certo entusiasmo e i bambini hanno il potere di realizzare qualsiasi cosa perché credono, hanno fede, non è che hanno credenze, la credenza è diversa dalla fede. Quindi qualcosa che ha a che fare con un'idea che stimolerà in te una rinnovata freschezza, genialità. Vediamo l'altra. Arriva un aiuto, ti sta arrivando un aiuto, probabilmente una persona che ti dà una mano e ti offre un'idea che risveglierà in te qualcosa. O una persona che ti offrirà, qua arriva certamente un aiuto per te, il messaggio che dovevi sapere è un aiuto per te, una persona che ti dà un'idea o ti dà una mano nel fare qualcosa, che risveglierà in te qualcosa di
innovativo, una fiducia, una fede negli eventi, un qualcosa che deve accadere o può accadere. Qualcuno ti dà un aiuto, ti dà una mano. Ok, vediamo un po' i tarocchi cosa ci raccontano. Allora, qual è il messaggio per te? Maestri, mostratemi. Maestri, mostratemi qual è il messaggio per te. Poi un messaggio per te, fiocco blu. Messaggio per te. 2 di spade, decisioni, paggio di spade. Ti vedo pensare tanto, devi prendere una decisione, ti vedo pensare. Wow, l'imperatrice. O arriva qualcuno che ti propone un'idea che porta a un grande sviluppo, l'imperatrice, perché l'imperatrice mi parla di un successo che viene, che tu non ti vedi arrivare, o qualcuno che ti dà un'idea, oppure a te arriva un'idea che è un dio, è idola, come diceva Platone, arriva un'idea per portare uno sviluppo in un tuo progetto, qualcosa che stai pensando, qualcosa che ti porta a un certo sviluppo. Dopo tanto pensare, ti vedo pensare, non saper che scelta fare rispetto a una cosa, pensare, paggio di spade, guardare un po', sorvegliare o anche studiare, no? Dover prendere una decisione, ti vedo studiare, analizzare, sorvegliare, ti vedo pensare e poi arriva un aiuto. Questo aiuto può essere o di una persona, qua abbiamo anche una signora un po' più anziana, oppure abbiamo una donna qua l'imperatrice lo sviluppo, abbiamo una bambina di nuovo, quindi o ti arriva un aiuto da qualcuno, oppure un'idea che è l'aiuto del Dio, di uno spirito accanto a te per uno sviluppo di un progetto o sviluppo di qualcosa, un benessere in via di sviluppo, ok? Vediamo cos'altro. E infatti abbiamo il 7 denari qui, stavi attendendo quest'idea o stavi attendendo qualcosa. 2 altre. 4 di coppe, forse sei un po' devo scegliere qualcosa, sei un po' insoddisfatto di qualcosa qua col 4 di coppe. C'è rifiuto di tutto ciò che non ti appassiona, rifiuto di tutto ciò che non va bene per te. Cos'altro? E il 2 di denari, ti vedo molto indaffarata, la forza nel prendere una decisione che ti porterà ad essere molto occupata, occupato, rifiutando tutto ciò che non è conforme a ciò che ti appassiona, questo è il senso. E quindi puoi ricevere anche un aiuto, una spinta da qualcuno che ti dice lascia andare questa cosa, procedi verso questa intuizione, verso qualcosa che ti dà passione, oppure la tua stessa idea che ti arriva, che ti porta a ristabilire le priorità, come ci insegna il 2 di denari, e ad essere molto occupata in ciò che ti appassiona, rifiutando ciò che non vuoi col 4 di coppe, ciò che non vuoi, avendo la forza di gestire più, magari per esempio devi fare qualcosa però sei un po' demotivata o demotivato perché magari comporta un certo sforzo, perché devi fare diverse cose per realizzare un progetto. Bene, cosa farai alla fine? Lo farai, ok? Lo farai. Vediamo un po' ancora su questo aiuto, per favore. Su questo aiuto. 3 di coppe, ti arriva un aiuto da parte di un'amica o di un amico. Un supporto anche morale, psicologico, un supporto da qualcuno. E vedo celebrazione con questa amica o con questo amico, con degli amici. Stretti, delle persone, possono essere persone a te vicino, sì, che ti danno anche una mano proprio nel realizzare un'idea, nel realizzare qualcosa, ti danno un'idea. Va bene? Vediamo un po', tu stai riprendendo? Sì. Anzi, fammi vedere un attimo su questo 4 di coppe. La morte, dici basta a ciò che ti rende insoddisfatto, inappetente. Dici basta, per un nuovo cammino, il matto, ti lanci in qualcosa di nuovo. Su questo 2 di denari. 7 di coppe,
Si apre una nuova via per te, che ha a che fare con tante possibilità. Una nuova via. Qua c'è un 5 di bastoni, probabilmente abbiamo avuto delle discussioni con qualcuno, o vogliamo fare delle cose però siamo un po' tese o tesi dentro di noi. Arriva una mano, un aiuto da degli amici rispetto a questa strada che vuoi intraprendere, che riguarda l'imperatrice, un pieno sviluppo di qualcosa in cui credi, o un pieno sviluppo di qualcosa che ha a che fare col mettere da parte le situazioni emozionalmente inconsistenti che non mi fanno stare bene, e ristabilendo le tue priorità e aprendo uno sguardo su più opportunità che hai. Questa è l'idea che ti arriva. Ci sono altre opportunità che ti danno la possibilità di andare incontro a questo sviluppo. Va bene? Vediamo un po' un consiglio con queste. Guarda, mi sta arrivando anche che alcuni di voi avevano già in cantiere un progetto ma l'avevano messo da parte perché un po' insoddisfatte, perché avevano magari da fare altro lavoro, magari per mantenersi, però c'è un'amica, a un certo punto un amico che ti dirà no, fai quello, e quella cosa ti aprirà uno scenario diverso. E ti vedo celebrare contenta anche per aver ritrovato il coraggio di andare incontro a quel progetto che avevi messo in cantiere. Per alcune di voi, magari vale per un gruppetto di 2-3 persone. Vediamo quale consiglio con questa carta, queste carte. Amore incondizionato. L'amore è una grande risorsa, apriti senza riserve, apriti a ciò che ti appassiona senza riserve, perché quando tu ti dai a quello che l'imperatrice ci insegna, l'imperatrice ci insegna a riconoscere in noi la prosperità e a portarla avanti, prosperità in tutti gli ambiti, prosperità di idee, prosperità di progetti, di idee, prosperità di amici, prosperità di salute, prosperità di denaro. Apriti al tuo essere prospera, in quanto tu sei figlia o figlio di madre terra, madre natura. La natura è prospera. Apriti a questa prosperità, tutto ciò che per te è prospero, che vuoi realizzare. Apriti senza riserve all'amore. L'amore è tutto ciò che esiste. Non esiste nient'altro. L'amore che muove il sole e le altre stelle, diceva Dante. L'amore è il collante di tutto, perché l'amore significa darsi, donarsi, offrirsi. Donati a questa idea, a questo progetto, e datti senza riserve. Questo è l'amore, e la natura ti ricompenserà, la prosperità ti ricompenserà. D'accordo? Ok. Ragazze mie e ragazzi, detto questo ti abbraccio forte, passo all'altra variante, se mi segui anche dall'altra parte, altrimenti ti abbraccio forte e noi ci vediamo prestissimo, e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la terza variante del fiocco dorato. Andiamo a vedere, c'è un messaggio per te, cosa devi sapere, vediamo cosa sta per accadere, vediamo un po' per te. Iniziamo con le carte della numerologia di Maria Vittoria e vediamo un po'. Messaggio per te. Maestri, mostratemi per favore, messaggio per te, fiocco dorato, fiocco giallo, fiocco dorato, più dorato mi piace di più. Allora, vediamo. Un messaggio per te. Mettiamo una di queste e una carta dell'oracolo delle risposte per ora. Messaggio per te. Vediamo, partiamo. Messaggio per te. Pulizia. Liberati dal superfluo, purifica l'esterno per purificare la tua casa interiore. Bellissimo. Il Feng Shui. Purifica, Feng Shui, purifica.
La pulizia. Allora, il messaggio per te: fai un po' di pulizia, lo stai già facendo dentro casa, perché quello che togli fuori fai spazio all'interno per le infinite possibilità che vogliono arrivare nella tua vita, ma devi fare spazio per poterle fare entrare. Allora, noi nella pratica quando ci prepariamo per lo Shamanic Yoga Lip, che è l'incontro con grandissimi sciamani, facciamo una preparazione di 43 giorni dove per almeno 2 volte a settimana, almeno o tutti i giorni, dobbiamo prendere un oggetto e liberarcene. Un oggetto magari che sta lì da anni, da tempo, prende polvere, non lo usiamo mai, o una cosa di cui ci vogliamo liberare, e pronunciando, mentre prendiamo questa cosa, pronunciamo il mantra Sabbe Satta Sukhi Hontu, perché è il mantra della potente ipnosi guidata che vi ho fatto fare per inserire i codici della prosperità, proprio perché fa spazio per far entrare la prosperità illimitata, ed è un mantra straordinario che si può utilizzare per diversi scopi. Uno di questi è proprio quello che usiamo nella preparazione ai 43 giorni dello Shamanic Yoga Lip, che praticamente quando prendi l'oggetto tu ringrazi l'oggetto di essere stato con te per tutto il tempo in cui è stato lì con te, e puoi decidere se regalare quell'oggetto, se donare l'oggetto o se buttarlo. Ok? Quindi io la maggior parte di questi oggetti nella preparazione in questi 43 giorni li ho donati a un mio amico, a una mia amica, a mia madre, li ho donati questi oggetti. E la sensazione che ne hai quando fai, cioè tu ti metti lì, prendi l'oggetto. L'ultimo oggetto che ho donato era una piccola clessidra che non lo so, forse avevo trovato in un uovo di Pasqua che mi aveva regalato mia madre forse 10 anni fa. E quindi avevo un certo attaccamento, e una clessidra era in plastica, cioè il contorno era in plastica, la clessidra era in vetro, di 5 minuti era la clessidra. E stava lì in un angolo come soprammobile e accumulava polvere, cioè solo polvere, non lo usavo mai. Però ero legata a quell'oggetto perché era l'uovo di Pasqua e mi aveva regalato la mamma. Anche se non la usavo mai, stavo lì, stava lì. E nelle pulizie varie che sto facendo con queste pratiche ho detto io questa la do, la do. E allora l'ho messa lì e ho detto grazie per essere stata con me fino a questo tempo. Io devo fare adesso spazio, ti dono, ti ringrazio, Sabbe Satta Sukhi Hontu, e l'ho donata. La sensazione che provi quando tu doni l'oggetto o regali o te ne liberi, è quello che provavo io, era un po' di tristezza. Quindi mi sono fatta accompagnare per un minuto dalla dolce tristezza e ho detto dopo: ho fede in te, grazie, ho fede in te, perché la dolce tristezza è una forza, è energia che sta facendo pulizia al nuovo. Quell'oggetto, come tanti altri oggetti, sono simboli che inconsciamente a cui siamo legati, inconsciamente non lo sappiamo. Lo sappiamo che siamo legati quando facciamo fatica un po' a liberarcene, mi spiego? Perché abbiamo una resistenza. Allora noi stacchiamo quella resistenza e si apre il portale per far entrare il nuovo. Quindi questa carta ti dice il messaggio specifico per te, proprio fai pulizia in tal senso. Anche che poi inizi con uno, cioè vuoi pulire tutta casa, cioè quello poi il senso, no? Ok, questo è il messaggio principale. Da cosa è accompagnato? Anime gemelle. Abbiamo un altro messaggio qui che mi parla di anime affini. È possibile che alcuni di voi devono fare spazio dentro la propria casa interiore, anche con le pratiche di pulizia esterne, per far spazio a un'anima affine alla vostra. Se siamo attaccati a degli oggetti che hanno comunque sia determinano in noi delle resistenze, non abbiamo spazio per vedere delle persone affini a noi oppure per farle entrare nella nostra vita. E quindi ci sta dicendo questo come messaggio principale. E ci sono delle persone affini a te che ti stanno portando anche a fare questa pulizia, a scatenare in te l'energia di fare pulizia esterna affinché si possa fare pulizia interiore. Ci sono delle persone che ti accompagnano in questo cammino. Vediamo un po'. E mettiamoci queste. Cosa ci raccontano i tarocchi? Qual è il messaggio per te con il fiocco dorato?
Maestri, mostratemi. Maestri, mostratemi. Maestri, mostratemi. Vediamo. Re di bastoni, qua vedo un uomo. 8 di bastoni, vedo movimenti da parte di una figura maschile. 7 di spade, qualcuno che evita. Il diavolo. Il papa. Allora, fammi vedere il papa qual è. Qual è l'energia del papa? 9 di denari e l'8 di bastoni. Allora, due messaggi specifici fortissimi principali. Qua abbiamo avuto una persona, mi marca una figura di un uomo qua, ma può essere anche una donna con energia mascolina. Abbiamo avuto una persona che ha evitato la nostra comunicazione o ha usato sotterfugi avendo un'energia manipolatoria con le parole nei nostri confronti. Può essere nel recente passato o nel passato più remoto. Allora tu prendi la saggia decisione, perché il Papa mi parla di sagge decisioni, di un certo credo, prendo una decisione matura di andare incontro al mio benessere, smettere di essere manipolato da situazioni che non hanno, da cui ho appreso già un certo karma. Questo cosa porta? A farti entrare nella tua vita, questa è una pulizia che fai. Per fare pulizia con questo tipo di energia di persone di manipolazione o manipolatoria, situazione manipolatoria, ti suggerisco di fare la pulizia, come ti ho detto, liberandoti di qualche oggetto dentro casa facendo con il mantra Sabbe Satta Sukhi Hontu. Questo permette di recuperare il tuo stato psicofisico, 9 di denari, la tua autonomia, e di andare incontro all'apertura di persone affini alla tua anima e non con energia manipolatoria. Sempre che l'hai attratte tu, in qualità di karma, abbiamo il diavolo che mi parla del karma, affinché tu potessi superare un certo tipo di resistenze e paure che andassero a determinare in te l'esigenza di prendere una ferma decisione e andare incontro alla tua realizzazione del 9 di denari, che è la realizzazione psicofisica, lo stare bene psicofisicamente. Questo ti porterà. Questo è possibile che tu l'abbia già vissuto all'interno di contesti o relazionali o lavorativi, soprattutto nei contesti lavorativi, dove abbiamo avuto situazioni di manipolazione con delle persone. Si prende adesso la ferma decisione di andare incontro ai propri interessi veri, personali, ai propri interessi, e non soccombendo più a delle situazioni di manipolazione. Soprattutto nell'ambito lavorativo di autorità che hanno avuto situazioni di manipolazione, insomma, ti dicono è tempo di liberarsi, di fare pulizia di questa energia, e lo puoi iniziare a fare attraverso la pulizia che fai in casa, perché è tutto uno specchio della realtà che vivi. Ora ti sta anche dicendo che sta arrivando una condizione, infatti qui abbiamo l'8 di denari, di grande successo a livello lavorativo. Se una persona a livello lavorativo ti ha messo i bastoni tra le ruote perché vedeva il tuo potenziale, era invidioso o invidioso, qua sta arrivando un successo lavorativo per te, da parte dello stesso ente, della stessa entità che vede i tuoi sforzi e ti premia a livello economico, lavorativo, vieni premiata o premiato. La pulizia karmica è in atto, va bene? Adesso vediamo sulla carta specifica delle anime gemelle. Vediamo se mi conferma il messaggio, se mi aggiungono altro. Re di spade, mi parlano di un uomo di nuovo, di una figura maschile, un'altra. 7 di coppe, un'altra. Asso di coppe. Allora, mi stanno dicendo che o alcuni di voi stanno pensando all'amore che vogliono incontrare nella loro vita, all'apertura rispetto a una persona e quindi non c'è ancora questa persona, state immaginando, avete le idee chiare su come volete questa persona e mi dicono l'amore è già scritto nel tuo programma animico con l'asso di coppe.
Adesso la cosa prioritaria è che tu ti liberi da un'energia manipolativa e tossica affinché possa entrare quest'anima gemella qui, questa energia affine a te che ti darà una nuova visione delle cose. Se invece hai già una persona e stai pensando, questa persona ti dà un po' di confusione, ti dicono questa è una persona affine a te. Se la mente ti arrovella rispetto a circostanze con questa persona di energia tossica, allora fai pulizia dentro casa, ma soprattutto la pulizia dentro casa, la pulizia ti porta a fare questa pulizia interiore affinché tu possa prendere lo stato psicofisico giusto per andare incontro alla realizzazione di questo amore. Mi spiego? E soprattutto l'insegnamento di queste energie che sto vedendo qui sopra è la realizzazione anche del tuo, come si dice, come vi dicevo sempre, una coppia diciamo sana e una coppia e un 2-9 di denari insieme o un 2-9 di coppe insieme, no? Laddove ognuno è custode della propria felicità, ha, come direbbero gli sciamani, un piacere in moto, cioè un piacere sempre costante che non è alimentato da qualcosa all'esterno, ma si autoproduce il piacere all'interno e per la gioia di vivere, la gioia delle piccole cose. Questi sono il 2-9 di denari insieme o il 2-9 di coppe insieme, più i 9 di denari, diciamo. E quindi questa situazione ti è arrivata affinché tu potessi realizzare quel piacere in moto, cioè l'essere felice e essere nell'entusiasmo quotidiano al di là di una persona o meno, per un tuo progetto, per i tuoi talenti, per il tuo lavoro. Questo porta alla realizzazione di quell'amore che sogni, ok? Poi ti dico anche che nel lavoro potrai trovare persone affini che sostengono il tuo percorso di vita senza ostacolarlo, d'accordo? Ok, vediamo qual è. Però anche l'ostacolo l'ha creato la tua anima, va bene? E quindi benedici, 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 benedici queste persone. Cioè, io mi affido agli eventi che sono accaduti affinché possa trarne forza e potere. Ok. Vediamo qual è il messaggio di queste altre per te, consiglio. Buone notizie. Una novità illuminerà il cammino e ti aiuterà a decidere. Quindi buone notizie inerenti all'ambito qua lavorativo o all'ambito di realizzazione personale che ti aiuterà a prendere una decisione per andare incontro a questa apertura di cuore che avrai grazie a una pulizia fatta dentro e fuori. Ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.